Questa esercitazione è molto articolata, prevede l'utilizzo di tecniche diverse per raggiungere il risultato finale. In questo caso si parla di tecnica mista. Ogni tecnica ha le sue caratteristiche, pregi e difetti. Con alcune è più facile ottenere la precisione, con altre l'espressività. Con alcune le campiture omogenee, con altre le sfumature. Si tende ad associare due o più tecniche proprio per ottenere l'equilibrio giusto fra diverse caratteristiche espressive. Per fare questo, molto spesso si sperimentano modalità anche poco ortodosse nell'utilizzo dei materiali. È bene ricordare che ciò può alterare nel tempo la stabilità del vostro elaborato. Vediamo subito il risultato finale della nostra esercitazione, poi capiremo come arrivare ad ottenerlo. Un'altra precisazione. Questa è un'esercitazione che richiede come prerequisito un po' di esperienza, soprattutto dal punto di vista pittorico. Tuttavia capirne i procedimenti può essere interessante anche per chi ha le prime armi. Cercherò di spiegarla come se fosse una ricetta di cucina. Credo che sia il modo migliore. Per prima cosa stendiamo una velatura di resina acrilica diluita con acqua sulla tavola. Il pennello deve dare una sensazione di scorrevolezza, ma la resina non deve essere troppo acquosa. Quando al tatto la superficie appare completamente asciutta, lasciate riposare ancora un po'. È probabile che la superficie sia diventata più ruvida. Le fibre del legno, bagnandosi, si sono gonfiate e la resina, che è un collante, le ha fissate. Potete passare una spugnetta abrasiva a grana fine in questo modo. Stendiamo la vernice acrilica avorio sulla tavola di compensato. Ho scelto una vernice acrilica poco costosa rispetto ai materiali da belle arti. È un comune lavabile da muro. La diluizione è del tutto simile a quella per il suo utilizzo normale. Lasciate asciugare bene. Potete velocizzare l'asciugatura con un foam. È arrivato il momento di disegnare. La matita deve essere molto dura perché non sto disegnando su un foglio. Sullo strato di acrilico una matita morbida sporcherebbe troppo. Vi accorgerete che inaspettatamente la matita sembrerà essere molto meno dura di quello che è, tanto che sarà abbastanza difficile cancellare un segno sgradito. Il mio consiglio è di realizzare un disegno su carta e successivamente riportarlo sulla tavola, per esempio proiettando l'immagine. Ovviamente niente vi impedisce di proiettare direttamente la fotografia. I pittori iperrealisti fanno così. Abbiamo il disegno. Il mio primo obiettivo è che non se ne perda traccia nella fase pittorica. Con tutti questi particolari sarebbe un bel problema. Per questo voglio isolarlo da ciò che farò dopo, come se fosse su un livello diverso. Per ottenere questo risultato userò ancora la resina acrilica. La grafite tenderà a sporcare leggermente il pennello, ma vedremo che non è un problema. Lasciate asciugare bene anche questa volta. Ora tocca all'acrilico grigio. Rispetto all'esercitazione numero 3, ho bisogno di un colore molto meno coprente. Per questo aggiungo un po' della mia resina acrilica. Il colore resterà della densità giusta, ma sarà più trasparente. Lo stendo sulle parti che hanno un valore chiaroscurale intermedio, senza rispettare in alcun modo i contorni del disegno. In questo momento sembrano dei segni molto evidenti, ma alla fine non si vedranno quasi, perciò non siate timidi. Ora è la volta dei bianchi. Il bianco tende a non essere particolarmente coprente, quindi lo uso puro, senza aggiungere resina.
Con il colore del fondo recupero alcune parti più chiare, che ho coperto con il grigio o che si sono sporcate quando ho steso la resina sul disegno. Questo passaggio è molto importante. Come ho detto prima, ho sovrapposto i segni grigi al disegno senza occuparmi di assecondarne i contorni. Sono segni apparentemente casuali, dati con un gesto molto deciso. Intervenire con delle pennellate del colore di fondo sulle parti del disegno più chiare serve a recuperare una relazione più precisa tra il disegno preparatorio e la parte pittorica. Dicevamo che il bianco acrilico tende a non essere molto coprente. Per questo decido di ripassare in alcuni punti più luminosi sempre con il bianco. Il secondo passaggio è finito. Potrei continuare il dipinto ad acrilico, preparando dei colori sempre più scuri, fino ad arrivare all'effetto chiaroscurale desiderato. Se fate questa scelta, ricordatevi sempre di rendere i colori semitrasparenti aggiungendo resina acrilica, come abbiamo fatto in precedenza. Io però ho fatto una scelta diversa. Voglio terminare il mio dipinto con il colore a olio. Il colore ad olio offre molti vantaggi. L'essiccazione è molto più lenta e quindi consente una lavorabilità migliore rispetto all'acrilico. Su una superficie poco assorbente consente di avere dei ripensamenti di correggere con facilità. Noi lo useremo in un modo non molto diverso da come abbiamo utilizzato il carboncino nelle esercitazioni numero 1. Per cancellare completamente dobbiamo utilizzare l'acqua ragia, che è un solvente. L'olio nero strisciato diluito per trasparenza diventa grigio. E nella prima parte dell'esercitazione abbiamo detto che la trasparenza in questo dipinto è fondamentale, per non perdere il disegno di base. Torniamo al nostro dipinto allora. Do un'altra velatura con la resina per avere una superficie isolata ed uniforme. La resina quando si asciuga diventa molto lucida. Se questo vi disturba potete utilizzare una vernice acrilica trasparente opaca. Lasciamo asciugare bene e partiamo.